Buongiorno a tutti. Eccoci qua, siamo in diretta, sono in diretta. Oggi tocca a me. Per chi non mi conosce, sono Daniela Sparnacci, faccio parte del gruppo della Banca del Cuore della dottoressa Monica Di Mauro. Allora, adesso attendiamo qualche minuto. Io, come vi dico sempre, non sono eccezionale con le dirette, nel senso che tecnologicamente sono un po' così in branatella, però dai, ce la farò. Allora, ringrazio innanzitutto gli utenti anonimi che hanno fatto due domande interessanti questa settimana, e avviso già che quelle che sono arrivate venerdì non abbiamo fatto in tempo a prenderle in esame, quindi le risposte verranno date sabato prossimo, proprio perché, come sapete, io con le mie colleghe e con la supervisione sempre della dottoressa Monica Di Mauro, prima di darvi delle risposte andiamo noi stesse ad approfondire, perché ci tengo a sottolineare e a dire che l'aromaterapia sì è naturale, ma va fatta con attenzione e con coscienza, perché anche gli oli, come qualsiasi prodotto della natura, ha il suo pro e il suo contro. Quindi a volte il fai da te, se non si è proprio espertissimi, non è sempre il massimo. Allora, vedo che qualcuno si sta collegando, ringrazio chi c'è, saluto tutti. E quindi volevo finire un po' di precisare questa cosa, perché è importante, appunto, quando si hanno delle problematiche. Ovviamente questo gruppo è a vostra, come posso dire, disposizione per potervi dare tante informazioni, però ecco, quando le cose diventano molto più personali è logico che è importante che la cosa venga, insomma, presa un po' più nello specifico, quindi mai attenersi così a consigli dati tanto per dare. Noi ovviamente, io in questo caso, visto che risponderò questa settimana, abbiamo dato dei consigli generici indicati in base alle informazioni che abbiamo avuto, perché anche, diciamo, sono venute a mancare tante informazioni basiche, insomma, e quindi abbiamo cercato di dare un consiglio che possa essere utile in vari casi. Allora, intanto vado a leggere subito la prima domanda, che metto anche gli occhiali perché sennò non la riesco a leggere. Allora, buongiorno a tutti, ho 58 anni e ormai da anni soffro di acufeni continui. Volevo chiedere se c'è qualche olio essenziale che può aiutare a ridurre il fastidio. Non ho particolari problemi di salute, prendo pastiglia della pressione e qualche integratore. Grazie in anticipo. Allora, grazie all'utente anonimo per questa domanda. Allora, partiamo già col dire che gli acufeni sono un sintomo e non sono una patologia, quindi è un sintomo che nasce sicuramente da delle cause di diverso genere. In questo caso ovviamente non lo sappiamo nello specifico da che cosa può avere avuto origine questa acufene. Le cause ovviamente possono essere da quelle più comuni e semplici, da diciamo, da un addensamento del muco, quindi anche dalla formazione di un tappo di cerume nel condotto uditivo, può essere dato anche proprio da tensione cervicale, può essere dato anche da tensione mandibolare, no? Chi digrigna i denti tendenzialmente spesso può manifestare questa sintomatologia. E poi ovviamente altre particolarità, altre, diciamo, situazioni che possono portare a questi acufeni potrebbero essere squilibri ormonali per una donna. Infatti nel periodo della premenopausa e postmenopausa sono delle sintomatologie che si possono manifestare. Oppure ancora ipertensione, e qui infatti cade l'occhio un attimo l'attenzione sul fatto che questa, non sappiamo, utente anonimo ci dica appunto che stia prendendo una pastiglia per l'ipertensione. Quindi
parlando di tutto ciò, possiamo immaginare e pensare che questa acufene abbia origine proprio, o sia possa essere dato appunto da questo squilibrio o diciamo di flusso, cioè sanguigno, oppure proprio anche solo da una situazione che si è protratta un po' nel tempo. Volevo farvi un attimo un inciso, anche una lettura, prima di darvi il consiglio, di dare il consiglio di quali oli possono essere utili per l'acufene, per gli acufeni in generale. Volevo così farvi un attimo, cioè riflettere anche su una considerazione della medicina tradizionale cinese. Sapete che io sono una studiosa, un'appassionata, e quindi tendo sempre un po' a leggere la sintomatologia del nostro corpo, dei nostri disturbi in chiave energetica, e non a caso il rene rappresenta il punto di diciamo così, di contatto con il mondo esterno per quanto riguarda il meridiano del rene. Il meridiano del rene sappiamo che racchiude il nostro yin, quindi la nostra essenza, ed è quell'energia che ci accompagnerà, ci viene donata alla nascita e ci accompagna fino alla fine dei nostri giorni. Quindi l'orecchio, essendo collegato con il rene, è quello che ci permette di sentire il mondo esterno, di metterci in contatto. E molto spesso, questa è una considerazione che ognuno di noi farà per chi ha questi disturbi o meno, oppure anche solo a titolo così informativo, sto pensando anche alla signora o al signore che ha fatto questa domanda, molto spesso questo significa anche un po' non avere voglia di ascoltare quello che viene dall'esterno, cioè è troppo per noi, è troppo importante, è troppo disturbante, per cui la mente cosa fa? Mette in atto, a livello energetico ovviamente, qualcosa che ci distoglie dall'ascolto, dal sentire l'esterno. Poi la particolarità destra e sinistra, anche lì sarebbe interessante, perché ovviamente la parte destra rappresenta il mondo esterno, la parte sinistra quello interno. C'è qualcosa che non vogliamo sentire dentro di noi o qualcosa che non ci interessa della parte di tutto il mondo che sta fuori. In questo contesto ovviamente vengono un po' alterati, c'è un'alterazione a livello energetico del meridiano del rene, quindi il rene che non riesce a portare su l'energia, a farla arrivare fino alla nostra testa, e potrebbe esserci anche un eccesso da parte del fegato, meridiano del fegato, che è molto carico di energia, quindi va troppo verso l'alto e va ad offuscare quelli che sono i nostri pensieri, la nostra attività, e va appunto a creare questa eccessiva tensione energetica che si trasforma in rumore. Bene, fatta questa premessa, a questo punto gli oli che abbiamo individuato sono una serie. Ad esempio, un olio molto indicato è la lavanda vera, appunto, perché è un olio che ha un'azione antinfiammatoria e poi riequilibra il sistema nervoso, perché molto spesso anche gli acufeni, ecco, questo forse non l'ho detto, possono essere anche dati da eccessivo stress, esposizioni, stimolazioni importanti del nostro sistema uditivo, ma anche proprio della nostra attività, come posso dire, cerebrale, ecco. Quindi la lavanda è sicuramente un olio che può essere utile, soprattutto quando ci sono dei depositi, magari se l'acufene è diciamo causato da infiammazione del
soprattutto dell'udito, quindi da depositi di cerume o comunque anche da un'infiammazione osteoarticolare appunto della mandibola, tensione, quindi un olio che va a rilassare, a sfiammare la zona. Un altro olio interessante è il cipresso, proprio anche questo per questa particolarità, no? Se pensiamo proprio al fatto, alla causa che spesso può essere proprio anche un deposito di muco nelle parti alte del nostro cranio, quindi dotto dell'udito, apparato uditivo, ma anche seni paranasali, zigomatici e quant'altro, un olio che ci aiuta, come il cipresso, ci aiuta proprio a fluidificare, a far sciogliere, a rallentare, a portare fuori, e poi insomma aiuta tantissimo anche la microcircolazione, il flusso sanguigno, quindi magari anche per chi ha problemi pressori potrebbe essere interessante. Altro olio ancora molto interessante è il lemongrass, sempre per questa azione antinfiammatoria, drenante. È un po' più da attenzionare dal momento che gli oli poi li andremo a consigliare magari eventualmente attorno all'orecchio, magari ecco utilizzarlo in quantità più ridotte, proprio in proporzioni minime. Olio ovviamente che non può mancare, scusate, è l'incenso, che è uno degli oli diciamo più potenti a livello antinfiammatorio, quindi, e poi anch'esso lavora tantissimo sul sistema nervoso, perché chi soffre soprattutto di questi disturbi si renderà conto che in modo particolare, oltre che durante la giornata, si evidenziano molto durante la notte, si percepiscono molto di più, proprio perché lì l'attività cerebrale in qualche modo si dovrebbe un attimino rallentare, invece in questi soggetti tende a essere molto attiva e quindi la percezione del rumore si amplifica, oltre che al fatto che durante la notte c'è il silenzio. Un olio interessantissimo è anche l'elicriso italico, proprio perché anche esso ha un'azione decongestionante, drenante linfatico e soprattutto antinfiammatoria. Quindi sono degli oli che hanno veramente un'utilità diciamo a 360 gradi. Quindi, come avevo detto, non riesco a suggerire in particolare una miscela, posso solo dire che sulla base delle indicazioni che ho dato, delle specificità di questi oli, magari la persona che in questo caso c'è la domanda, potrebbe ecco, orientarsi tipo sulla lavanda, il cipresso e l'elicriso, proprio perché vanno a lavorare un po' sia sul far fluire ma anche sul microcircolo, visto che parla anche di assumere la pillola per la pressione. Si può creare un roll-on con una diluizione al 20-30%. Le diciamo proporzioni degli oli in questo caso potrebbero essere parificate, ecco, non ha importanza un 20% dell'uno, un 30% dell'altro, insomma. L'importante ecco che ci sia questa diluizione del 20-30%, quindi nel dosatore che preferisci, in un roll-on da 10 ml sarebbe più indicato, proprio perché così, ecco, l'indicazione che appunto sottolineo importante sarebbe da dare tutto intorno al padiglione auricolare, dietro e anche c'è davanti. Sappiamo bene che gli oli essenziali non vanno mai inseriti nel dotto uditivo, questo è importantissimo, e comunque vanno ripetuti, questa applicazione va ripetuta almeno 4-5 volte nell'arco della giornata, e perché no magari anche la sera. È importante molto anche bere, perché se fossero anche acufeni, che seppur sono, la signora dice che sono da tempo, però magari possono anche sovrastrutturarsi, no, delle cause, il bere aiuta tantissimo a fluidificare il muco, ecco perché il muco è uno comunque dei primi, fra i più comuni, più che primi, più comuni scusate, cause che può creare questo sintomo.
Importante anche il massaggio auricolare, cioè ovviamente anche solo un lieve massaggio distensivo, proprio perché a volte potrebbero esserci delle tensioni. Abbiamo parlato di grignare i denti, no? Quindi questo muscoletto, questo mandibolare che non è proprio, è corto ma è terribile, spesso si contrae, contraendo ovviamente va un po' a compromettere il riporto del nostro suono e altera un po', diciamo così, la fisiologia del trasporto del suono, della percezione del suono al nostro sistema nervoso centrale, al nostro cervello. A livello di fitoterapici è interessante anche prendere in considerazione il ginkgo biloba. Il ginkgo biloba dicono proprio che sia il re dell'orecchio, nel senso che lui lavora tantissimo sul sistema nervoso centrale, ma è un olio proprio che va a aiutare, lavora tantissimo anche proprio sulle cellule dell'orecchio, proprio interno, dell'orecchio interno ovviamente sto parlando, quindi un fitoterapico che ovviamente dovrà essere consigliato dall'erborista, comunque si può prendere in tintura madre, in polvere e quant'altro. L'unica cosa qui è da attenzionare se uno fa uso di anticoagulanti, perché è sconsigliato. Bene, direi che per questa domanda abbiamo concluso. Ora passiamo alla seconda domanda, sempre di utente anonimo, e dice: buonasera a tutti, avrei bisogno di un consiglio su che oli si potrebbero usare per allergie stagionali ai pollini, con naso chiuso e gocciolante e prurito agli occhi. Nessun farmaco a parte gli antistaminici per calmare i sintomi. Grazie mille. Allora, innanzitutto grazie a te per questa domanda, che tra l'altro capita proprio a fagiolo, no? Scusate, a fagiolo, perché siamo proprio nel periodo adatto. La primavera si cominciano a muovere i pollini, le polveri e quant'altro, quindi chi soffre di questo disturbo sicuramente in questo periodo comincia ad accusare i primi sintomi. Allora, innanzitutto sappiamo che l'allergia ai pollini altro non è che una iperreazione del nostro sistema immunitario a delle sostanze che fondamentalmente non sarebbero nocive, ma lui le riconosce come nocive, quindi c'è una produzione eccessiva di istamine. Ed è proprio quella produzione eccessiva di istamine che crea nella persona soggetta a questo disturbo, diciamo così, tutti questi sintomi noiosi, come il naso che cola, che si chiude, oppure gli occhi arrossati, che fanno prurito addirittura, prurito in gola, prurito proprio anche al naso, fastidio, starnuti, addirittura fino a tosse, oppure anche a crisi respiratorie, cioè nel senso difficoltà a respirare. Ovviamente, come dico, tutti i consigli che stiamo dando noi sono consigli, suggerimenti che vanno per qualsiasi, per tutte queste, per approfondimenti più importanti. Ovviamente bisogna sempre rivolgersi al proprio medico di fiducia, ecco, perché sono comunque delle situazioni che vanno innanzitutto prima indagate e poi a quel punto vanno attenzionate e si procede poi magari con l'utilizzo di sostanze naturali, oppure magari, come sta facendo questo signore o signora, a prendere gli antistaminici. A proposito di questo, sempre riferendomi un po' al discorso della medicina cinese, guardando un po' questo disturbo, diciamo così, in chiave energetica, è interessante come in questo caso siano coinvolti sempre il nostro fegato. Il meridiano del fegato c'entra praticamente quasi sempre. E il meridiano polmone, che ovviamente è uno di quelli più attenzionati, e il meridiano della milza.
Questo perché? Perché allora il polmone innanzitutto è il nostro collegamento anch'esso col mondo interno, cioè proprio quello che ci permette di captare dall'esterno, portare dentro e dall'interno riportare fuori. Ed è, diciamo, fondamentale in questo contesto. Il suo disequilibrio quindi spesso può portare a manifestazioni importanti come questo, anche senza arrivare all'allergia del polline di per sé. Quando ci troviamo a respirare qualcosa che non è accettato dal nostro organismo, che non è proprio consono al nostro, diciamo, al nostro sistema, la risposta immediata cos'è? È lo starnuto, quindi è il rifiuto, è il buttare fuori. Quindi quando, volevo poi arrivare a questo, quando la manifestazione per chi soffre di queste allergie si manifesta in modo particolare con degli starnuti, ecco lì dobbiamo andare a analizzare un po' di più cos'è che vogliamo allontanare decisamente da noi, cos'è che ci dà così tanto fastidio, qual è quella parte che proprio non sopportiamo tantissimo, quant'altro. Oppure quando invece si manifesta con lacrimazione degli occhi e anche prurito. La lacrimazione in modo particolare è come la volontà di calare un velo davanti ai nostri occhi e dire guarda, non voglio vedere, sono la voglia di buttare fuori delle lacrime, ma l'impossibilità a volte di farlo. Quindi è come volersi nascondere dietro qualcosa. Quindi non sono le lacrime delle nostre emozioni che dovrebbero scorrere spontanee, ma si manifestano attraverso questa sintomatologia, che sempre pur è lacrimazione, quindi è un voler trattenere delle emozioni che invece dovrebbero essere buttate fuori, eliminate, quindi non trattenute. E il prurito agli occhi invece dicevo è una cosa altrettanto interessante, perché questo invece è tutto ciò che prude, dà fastidio, pizzica, è insofferenza. Quando c'è insofferenza c'è un eccesso di energia e in questo caso è sempre un po' il fegato che viene coinvolto, quindi l'eccesso di fastidio, di prurito e quant'altro è un po' quella rabbiolina dentro che abbiamo, no? Quel fastidio, qualcosa che vogliamo dire ma non riusciamo a dire, quindi ci prudono gli occhi dalla rabbia. Ecco, questo è un'altra chiave di lettura che la medicina cinese ci dà proprio in virtù appunto degli squilibri energetici che si possono creare all'interno del nostro organismo. Niente, fatta un po' questa panoramica, adesso andiamo ad analizzare un po' quelli che sono gli oli che potrebbero essere utili in questo caso. Allora, un olio anche qui interessante, ci sono 3 oli che sono diciamo elettivi, in modo particolare sono la lavanda vera, la menta e il limone, perché sono comunque, la loro composizione li può definire un po' degli antistaminici, insomma, hanno comunque delle proprietà, adesso non vorrei usare questa parola perché non è proprio così, è per semplificare un po' il concetto, però la loro particolarità proprio li caratterizza come un antistaminico naturale, perché hanno una capacità di modularsi all'interno dell'organismo proprio per andare un po' a sopperire a queste dinamiche che si creano all'interno di esso. Quindi la lavanda proprio per la sua azione in modo particolare anche antinfiammatoria, e poi è un regolatore sempre del sistema nervoso centrale, quindi sappiamo benissimo che il nostro sistema nervoso centrale, come il nostro intestino, denominato finalmente il nostro secondo cervello,
hanno veramente una responsabilità importante in tutte le cose che ci accadono e soprattutto sono in continuo contatto fra di loro. Un altro olio che dicevo molto interessante è la menta piperita, perché a parte le sue particolarità ovviamente che ci aiutano a liberare, no, le vie aeree, a rinfrescarle, ha questa azione proprio fortemente anche decongestionante. In questi casi diciamo che sono utilissime, proprio perché ci aiutano proprio tantissimo quando abbiamo quella sensazione di naso chiuso, che altro non è che questa reazione dell'organismo che per espellere queste istamine appunto infiammano le mucose, e per espellere queste istamine l'organismo crea questo stato infiammatorio proprio per eliminare, quindi si crea questa secrezione più abbondante, anche non proprio insomma semplici da gestire. Altro olio importantissimo è il limone, anche se faccio già la premessa qui, di solito gli agrumi vanno molto attenzionati quando si assumono istamine, e infatti questa persona dice che sta prendendo scusate, quando si prendono antistaminici, infatti questa persona sta dicendo che sta assumendo degli antistaminici, ma in questo caso ovviamente assumendoli nella modalità poi che consiglierò dopo, quindi via aromatica, oggetto aromatico oppure topico, ecco, la quantità si può ridurre riducendo appunto la quantità in proporzione dell'agrume, in questo caso il limone. Non ci sono particolari attenzioni. La cosa che sarebbe opportuno assolutamente fare: mai utilizzare gli oli né poco prima né poco dopo né durante l'assunzione del farmaco, cercare di distanziarli un po', ecco, semplicemente per non andare a sovraccaricare innanzitutto il fegato, ma anche per non andare a interagire con l'attività del farmaco che è all'interno del nostro organismo. Altro olio ancora interessantissimo è il cipresso, proprio anch'esso per questa sua utilità, no, di regolare la produzione di muco e far fluidificare, quindi sciogliere quello che è un po' questa sedimentazione eccessiva che si crea all'interno. Ne abbiamo parlato anche prima a livello di a proposito degli acufeni, a proposito del muco che si congestiona. In questo caso è un supporto ulteriore per buttare fuori tutto quell'eccesso di formazione di appunto liquido, muco, secrezione. Olio altrettanto interessante è il Ranvinsara, perché è un ottimo immunostimolante e mucolitico, quindi anche in questo caso ci può aiutare tantissimo. Un altro olio assolutamente da tenere in considerazione è la camomilla blu, per la sua azione antinfiammatoria, lenitiva, e poi aiuta anch'esso tantissimo a liberare, insomma a pulire un po', a liberare l'organismo dall'istamina, come pure il limone. Ecco, torno un attimo al limone, perché il limone, grazie alla mia collega che non so se è presente, Valentina Roncesvalle, che è la nostra biologa nutrizionista, proprio quando ci siamo incontrate ha proprio detto che l'olio di limone è proprio indicatissimo, proprio perché va a lavorare nell'intestino e va ad aiutare a smaltire questa istamina che si crea all'interno dell'organismo. Ovviamente, come ho detto, noi alcuni di questi oli li potremmo prendere anche sotto forma di in uso interno attraverso un opercolo, però ovviamente qui bisognerebbe avere una consulenza privata con uno specialista, perché così insomma
con un professionista specializzato, perché come dico l'uso interno va sempre molto attenzionato, è molto personalizzato, non bastano le informazioni che in questo caso sono state date per poterli consigliare tranquillamente, però ecco, è una possibilità assolutamente. La kombu che viene utilizzato per uso interno è menta, limone e lavanda, proprio perché ci sono stati degli studi scientifici che hanno indicato che questi 3 oli assieme hanno un grande potere appunto sulla sintomatologia di questo disturbo. Ecco, questo volevo fare un inciso, noi andiamo a lavorare sulla possibilità di attenuare la sintomatologia, ovviamente non si cura con gli oli essenziali l'allergia ovviamente ai pollini. E quindi anche in questo caso, volendo dare un consiglio pratico, ecco, per stringere un po', scusate se a volte mi dilungo un attimo, per stringere un po' direi che la cosa molto interessante che mi ha passato proprio la dottoressa Monica, in quanto ha sperimentato a casa sua questa cosa con una signora che frequentava casa sua, e lei, avendo il gatto in casa, aveva difficoltà ad entrare in casa e le ha consigliato appunto di mettere su questo oggetto aromatico, che è molto utile e importante, alcuni oli, e in questo caso potrei dire molto tranquillamente lavanda, menta e limone, ma uno può aggiungere a piacere la camomilla piuttosto che il cipresso, piuttosto che il ranvinsara, appunto alcune gocce su un oggetto aromatico, che può essere proprio anche un semplice dischetto di cotone per lo strucco per noi donne, e inalarlo nel momento del sintomo, cioè del bisogno, quando arrivano, no, questi starnuti, questa congestione, questo naso. Ecco, mi raccomando, sempre attenzione a non toccare le mucose, perché ovviamente come tutti gli oli sono un po' come posso dire, fastidiose, poi soprattutto se abbiamo già anche il naso arrossato siamo ancora molto più sensibili. Quindi l'idea dell'oggetto aromatico è sicuramente una grandissima idea da portare sempre con sé. Può essere un sassolino, può essere un pezzetto di legno, può essere qualcosa che comunque uno mette direttamente sotto al naso al bisogno, lo conserva dentro un sacchettino, magari un sacchettino c'è di garza, richiuso, riposto eventualmente in un sacchettino c'è di plastica, perché così l'olio si trattiene, no? Non evapora velocemente, almeno si conserva un attimino, e questo è sicuramente un suggerimento secondo me ad hoc. L'altra opportunità appunto è di metterlo in diffusione, di fare una miscela con 6-8 gocce in un diffusore, e soprattutto quando, non so, magari uno è a casa in un ambiente chiuso, dove si può permettere appunto di utilizzare il diffusore, ecco, anche quello è un ottimo consiglio, un ottimo uso. L'altra modalità è sempre quella topica. Ovviamente in questo caso consiglierei di allontanare, cioè di darli sempre nei punti strategici, quindi punti caldi dietro dall'orecchio, qui sul punto del timo, no? Sotto ai piedi, e magari ripetutamente 4-5 volte durante l'arco della giornata, ecco, e questa modalità topica potrebbe essere anche una modalità preventiva, ovvero andare ad individuare un po' quegli oli che possono essere di supporto, gradevoli per essere indossati, anche inalati, e preparati un po' in anticipo, prima che arrivi proprio alla fase più acuta, più eccessiva, no? Proprio quei pollini che svolazzano a pieno titolo, ecco. Bene, non so, mi sembra di aver detto tutto. Ah no, ecco, l'ultima cosa che può essere utile, anche se può sembrare un po' così strano,
gli idrolati, soprattutto per chi ha il bruciore e il fastidio agli occhi, bruciore, prurito, ovviamente con palpebre chiuse, è interessante, utile spruzzarsi idrolato o di elicriso, che ha un'azione rinfrescante, emoliente, o di addirittura sì, emoliente, oppure anche quello di fiordaliso. Ecco, sono due idrolati che sono entrambi lenitivi, decongestionanti e vabbè, quello di elicrise è anche antinfiammatorio in modo particolare, ma aiutano tantissimo, no? Quella sensazione un po' di freschezza, ecco, magari anche tenuti in frigo, perché così sono ancora più freschi, soprattutto quando abbiamo quella fase bella acuta, no? Di fastidio. Anche questa è un'ottima soluzione. Poi mi stavo dimenticando, un ottimo fitoterapico anche da utilizzare potrebbe essere in questo caso il Ribes nigrus, perché è considerato uno, diciamo, il cortisonico naturale. Ovviamente anche qui può essere assunto in tintura madre, in estratto secco, piuttosto che in infuso e foglie. Ovviamente per le indicazioni specifiche poi bisogna rivolgersi a un naturopata, un erborista, ecco, però questo è comunque un fitoterapico utilissimo e anche questo diciamo che potrebbe essere utilizzato come prevenzione, ecco, perché l'importante io penso che sia anche questo. Una volta che abbiamo la percezione, la consapevolezza, no, che soffriamo di alcuni disturbi che purtroppo si ripetono a seguito di una ciclicità, riuscire a prevenirli un attimo in tempo sicuramente ne va a ridurre l'intensità. E niente, mi sembra a questo punto veramente di aver detto tutto. Io vi voglio ringraziare per chi era qui presente. Se non ho risposto chiaramente, magari se qualcuno ha bisogno di ulteriori specifiche, ci può sempre contattare. Volevo aggiungere ovviamente una cosa importante: io tantissime informazioni le ho prese da questo splendido libro che la dottoressa Monica Di Mauro in collaborazione con la mia collega Francesca Misano hanno fatto, ed è un manuale che per chi ama gli oli essenziali e vuole iniziare anche a utilizzarli con coscienza, con intelligenza e con una sorta di informazioni. Qui veramente ci sono delle basi importantissime che vanno veramente apprese e sono quelle che ci aiuteranno poi a usare gli oli con molta più tranquillità. Ultimissima cosa, il 4, il 5, 6 di aprile la dottoressa Monica Di Mauro farà la promozione sui suoi bellissimi videocorsi e noi, alcune componenti di noi della Banca del Cuore, invece abbiamo preparato dei pacchetti di accompagnamento, di crescita personale, insomma. Poi se vi va potete entrare nell'area Banca del Cuore, andare a visitare i profili, quindi così potrete vedere che cosa vi offriamo e anche noi in quel periodo faremo la nostra offerta. Ecco. Bene, io vi saluto, vi ringrazio e ovviamente la prossima settimana ci sarà la mia collega, direi direi che c'è Francesca, che ormai conoscete tutte, la nostra chimica degli oli essenziali. Quindi un saluto a tutti, buon fine settimana.